La prima cosa che mi viene in mente pensando alla Cappadocia sono le stalattiti sotto la targa del taxi che ci carica all'aeroporto di Nevşehir. È febbraio e siamo a più di 1000 metri d'altitudine, ma nonostante tutto fa meno freddo che a Bologna. Vai. Il taxi si ferma davanti alla salita dell'albergo senza darci il tempo di abituarci all'idea della neve. In effetti, meglio rompere subito il ghiaccio. L'albergo è un dedalo di cunicoli scavati nel tufo vivo. Ogni tanto c'è una porta che separa le parti comuni da quelle private. Già, una gran figata. Questa stanza è incredibile. È pazzesca questa stanza. Voglio andare a vedere la camera da letto, che è su questa rampa di scale. Conoscendomi devo stare molto attento a queste scale. What? Carina. All'indomani, siccome abbiamo solo 2 giorni, rinunciamo alla colazione pagata e ci mettiamo subito in viaggio con la nostra guida. La seconda cosa che ci viene in mente pensando alla Cappadocia sono gatti, cani dappertutto. Tendiamo il braccio a mo' di canna da pesca e distribuiamo democraticamente pat pat a tutti coloro che ne richiedono. Sono ben voluti e vengono considerati membri della comunità a tutti gli effetti. La prima sosta è a Pasabag e qui già si passa all'artiglieria pesante. Ammiriamo la prima delle tante distese dei cosiddetti cammini delle fate, strutture rocciose scolpite dall'erosione per assomigliare a pinnacoli gotici, funghi dall'aria mistica e per l'appunto cammini di case abitate da fate. La leggenda vuole che un tempo in questi luoghi uomini e fate convivevano in armonia. Vigeva una sola regola: le 2 specie dovevano obbligatoriamente restare separate. Ma si sa come vanno a finire queste storie. A un certo punto un uomo si innamora di una fata e a mali estremi la regina delle fate risponde con estremi rimedi. Trasforma tutte le fate in piccioni in modo da isolare definitivamente gli uni dagli altri. Ancora oggi le fate vegliano sulla magia di questi luoghi irraggiungibili, dall'alto dei loro camini. Mamma mia! Ce la siamo rischiata? Mamma! Ho preso la velocità, mamma mia! Ti ho sentito ridere. Storicamente i piccioni venivano allevati in qualità di messaggeri, ma anche come fonte di carne e fertilizzante. Sarà forse per vendicarsi di questa relazione non consenziente che al giorno d'oggi continuano a fertilizzare a più non posso i balconi della gente. Qua e là, sulle pareti, si notano nicchie artificiali che fungevano proprio da piccionaie. Già, tempi duri. Comunque anche l'Italia è testimone di un processo di erosione simile, mi riferisco alle piramidi di Zone, in provincia di Brescia. Esistono vari pacchetti proposti dalle guide locali, quello che facciamo oggi si chiama Tour Rosso, quello di domani invece è il verde. Piccolo spoiler, entrambi molto belli, ma il verde sarà il nostro preferito. Intorno alle 14 i nostri stomaci iniziano a borbottare irritati e ci rinfacciano prepotenti che l'ultimo pasto risale a quasi 20 ore fa, un modesto paninetto offerto dalla Turkish Airlines. La guida si ferma a un buffet dove facciamo razzia di svariate ricette della tradizione, anche se personalmente nella foga non avrei saputo distinguere kebab di pollo al curry dagli gnocchi alla sorrentina. Le immagini mancano appunto perché l'attenzione era tutta sul piatto, ma anche le averne sarebbero poco decorose da far vedere. Ecco una rappresentazione piuttosto fedele. L'aspetto mangereccio però completa l'esperienza del viaggio. Per questo possiamo condividere le immagini della cena. Frozen Cappadocia red wine, I can recommend. Chicken breast. Qui l'unica cosa poco decorosa sono i miei calzini bucati. Questo? C'è del formaggio. Ok, ci sta. Piccante. Ok. Questo è tipo live reaction. Vabbè, hummus. Without E bone, poi c'è lo yogurtino. size. E questo credo siano peperoni e funghi. Vabbè, io mangio i peperoni e tu ti mangi i Mi funghi. piace.
Il giorno dopo saliamo ancora su un pullman e ci uniamo a un altro tour guidato. Uno dei motivi per cui riescono a tenere queste visite a un prezzo moderatamente basso è che, volente o nolente, arriva il momento in cui devi essere impezzato con la marchetta dell'artigiano di turno, che si tratti di vasi, gioielli o tappeti. E non te le vuoi prendere 2 castrelle? Tra l'altro nel negozio di tappeti ci hanno invitato a togliere le scarpe e avvicinarci per apprezzare più da vicino la qualità della tessitura. È stata la mia occasione per sfoggiare un altro paio di calzini, bucati pure quelli, ma rivelatisi molto più funzionali in questo stato che da nuovi. Infatti sono bastati a far capire che non eravamo le persone giuste a cui puntare per piazzare una vendita a 3 zeri. Ci hanno comunque offerto un buon tè alla mela, agli altri per ospitalità, a noi per compassione. Ieri abbiamo visto la città sotterranea di Ozkonak. Oggi invece visitiamo quella di Derinkuyu, più bella secondo me. Ce ne sono svariate e sono dei giganteschi formicai che ospitavano comunità anche di 20.000 persone. Alcune di queste città risalgono a 3.000 anni fa e si pensa che fossero usate per proteggersi dagli invasori. Tra cunicoli più o meno stretti scendiamo fino a una profondità di 50 metri. È meno claustrofobico di quello che sembra. Tra di noi c'era un coreano 1,90 m per 120 kg. Se ce l'ha fatta lui... Il monastero di Selime assomiglia a quello che nella mia fantasia erano i fortini che costruivo da bambino. Tutti gli ambienti sono collegati da varchi e tunnel segreti, tutti percorribili senza limitazioni. A mani basse la mia tappa preferita. Voglio assolutamente lo stesso architetto per la nostra prossima casa. Andiamo. Mannaggia. Mettono adesso a capire il sapore. Dip dip. Se qualcuno dovesse chiedermi come ho trascorso gli ultimi 15 minuti... Un messaggio ci avvisa che il giro in mongolfiera che avevamo prenotato è stato cancellato a causa del meteo. Un po' mi dispiace, un po' sono sollevato, ma ormai Giulia si è messa in testa che devo per forza fare qualcosa che mi terrorizzi. Quindi insiste per un giro a cavallo. Tra le due forse preferivo fluttuare a centinaia di metri in un cesto di vimini. Cosa bisogna fare per accontentare la gente? Si va a cavalcare, ragazzi. Comunque, senza alcuna preparazione, ci arrampichiamo fragilmente sul dorso di questi colossi muscolosi e irascibili che se solo volessero potrebbero sbriciolarci con una zampata. Prego il dio dei cavalli di perdonare la scelleratezza di noi uomini e di non frantumarmi sullo sterrato. La preghiera viene accolta, ma solo per me. Il cavallo di Giulia aveva la luna storta. La sì portata in giro, ma seguendo le sue di regole. Quando si dice il karma. Wait a But second. I'm doing something wrong with her. Running? No, che running. Faisa, Il disagio. lo so che ti dà fastidio, Faisa, però cosa ci posso fare io? È stato... Buttiamo a finire sta roba e poi amici come prima. Öyle bir diğer yarmış. Cavallo maledetto. Ecco che mi dà il culo, vedi? È un maledetto sto cavallo, non c'è niente da fare. Visto che il cavallo c'è un po' stressato. Il tempo di un ultimo tè e ci trasferiamo in aeroporto alla volta di Istanbul. E adesso ci togliamo di dosso un po' di puzza di cavallo. Ok, siamo vedi, alle 11. Noi dobbiamo arrivare a Gaigerettepe. È incazzato proprio questo. La giornata è stata bella lunga, ma prima di andare a letto ci concediamo un ultimo sfizio.
L'alba del nuovo giorno risplende sulla capitale ormai tramontata. La città fu battezzata col nome di Istanbul quando divenne la capitale dell'impero ottomano. Prima ancora, nel periodo dell'impero romano, era nota come Costantinopoli ed era la capitale dell'impero romano d'Oriente, detto anche impero bizantino. Circa un secolo fa, con l'avvento della Repubblica di Turchia, ha ceduto il suo ruolo di capitale alla città di Ankara, nell'Anatolia centrale, la stessa regione a cui appartiene la Cappadocia. L'Anatolia rientra interamente nei confini del continente asiatico. Invece la regione in cui è situata Istanbul si chiama Marmara ed è divisa tra Asia ed Europa. Che bello! Miau! Cioè, ci hai fatto pure miau quando lo inquadravi, amore. Di nuovo. Bravissimo! La moschea blu alle spalle e noi guardiamo il gatto. Le priorità. Le ombre dei minareti fanno assomigliare le strade a delle grandi meridiane e assieme alle moschee sono i tratti più antichi che la città conserva. Non vi è alcuna traccia invece della vecchia Costantinopoli, costruita quasi interamente in legno e divorata dai roghi. Almeno questo è ciò che vale per la superficie. Poco distante dalla moschea blu scendiamo un paio di piani sottoterra ed entriamo nella cisterna basilica. È un gigantesco serbatoio d'acqua sotto la città, una foresta di più di 300 colonne che in un paio di casi appoggiano su una testa di Medusa posta al contrario. Perché al contrario è un mistero. Secondo una teoria servivano a capire se le colonne stessero scivolando, perché in questo caso il riflesso del volto nell'acqua si sarebbe deformato, ma è più probabile che fossero solo materiali recuperati da vecchi templi. Decidiamo di avventurarci nel bazar, giusto così, per procurarci un salutare mal di testa. Il mercato è grande come un quartiere, dove il negozio all'angolo è identico a quello dell'angolo prima, e ogni 60 centimetri c'è un venditore che ti trapana il cervello a suon di «Buongiorno, come stai?» Ma va bene così, ce la siamo cercata noi. Ci rifocilliamo con un panino al pesce appena pescato. Non è amore come con i panini alla ringa olandesi, ma sono davvero niente male. Incontriamo un'altra traccia della vecchia Costantinopoli, la Torre di Galata, costruita da italiani, precisamente genovesi, che avevano una colonia commerciale proprio qui. A fine giornata abbiamo visto tutto ciò che ci interessava di più, quindi prenotiamo al volo una gita per le isole dei Principi. Non è stato facile trovare questo posto. Siamo al terzo piano di quello che all'apparenza sembra un negozio che vende vestiti, ma il pezzo forte è l'ascensore. Mamma mia! E questo è l'ingresso del ristorante. Il giorno dopo ci imbarchiamo sul traghetto che non so perché ho ripreso così, forse per simulare il mal di mare. Ma altro che mal di mare! Appena avviati i motori a bordo parte la festa. Alcune signore attempate memori delle balere si alzano in piedi e vogliono mostrare a noi giovani come si fa. C'è chi accetta l'invito e chi come noi resta al suo posto, ma solo perché non reggerebbe il confronto. Arriviamo sull'isola di Buyukada carichi di grandi progetti. Iniziamo a pedalare, ma le bici fanno pena, le salite sono distruttive e finiamo col fare pochi chilometri. Chissà se questo rottame ce la fa a portarmi fino al porto. Niente di imperdibile queste tanto acclamate isole dei Principi. Al contrario, il viaggio in traghetto è stato il vero clou di tutta la faccenda. L'ultimo giorno salutiamo la Turchia cimentandoci in un'attività da veri locals. Yeah. But now I don't know where the glass and where the so just two pieces are yes, true. The downtown is on the true.
Spero che questo video vi abbia dato un'idea per quando avrete a disposizione una settimana per viaggiare. Intanto grazie per averci accompagnato e ci vediamo alle prossime ferie.